Lo sapevi che anche solo 3 effetti in pedaliera possono mangiare abbastanza segnale da trasformare il tuo suono clean da così a così? Sono Pietro di Accordo e scommetto che alla fine di questo video comprerai un buffer per la tua pedalboard. Il segnale della chitarra è debole e ad alta impedenza e quindi è soggetto a interferenze e a perdite. Quando attraversa dei cavi, il jack d'ingresso ed uscita di un pedale, gli switch true bypass, perde frequenze. In pratica è la schifezza di tutti i segnali. Per renderlo più resistente bisogna abbassare un fattore elettronico chiamato impedenza. Esattamente come si fa in una DI box, che serve appunto a trasportare un segnale attraverso sistemi di cavi più lunghi senza accusare perdite. In pratica serve un circuito chiamato buffer. I pedali non true bypass hanno un buffer già al loro interno. Forse sei prevenuto nei confronti di quel tipo di cosa perché ricordi i vecchi pedali anni 80 che anche in bypass mangiavano un casino di segnale. Quello è perché spesso erano la schifezza di tutti i buffer. Un pedale con un buon buffer è capace di preservare il tuo segnale. E se hai in pedaliera dei pedali true bypass, ovvero senza buffer interno, potresti avere il bisogno di un buffer esterno. Oggi se ne trovano di ogni tipo e per mostrarti cosa succede quando inserisci un buffer in pedaliera prima di affrontare pedali e cavi, ho scelto un Vintech Buff & Boost, davvero trasparente e di ottima fattura, oltre a essere made in Italy. Per l'esperimento ho ricreato una situazione un po' estrema. I pedali sono solo 3, sicuramente meno di quanti ne avrai tu in pedaliera, ma i cavi sono belli lunghi. Abbiamo qualcosa come 30 metri di cavi o poco più. Ho esagerato un po' per enfatizzare l'effetto, per rendere meglio l'idea. Il buffer è posizionato come primo in pedaliera per preservare tutto quello che c'è dopo. Se hai un fuzz potresti volerlo posizionare dopo il fuzz, perché non è detto che ci vada d'accordo. Per approfondire questa questione ti consiglio di guardare il video tra le schede qui su. Come hai potuto sentire all'inizio del video, portare il segnale attraverso una catena del genere mangia un sacco di segnale rispetto a quello che avresti collegando la chitarra direttamente all'amplificatore. Ecco come suonerebbe chitarra ampli. Ed ecco come suona con una catena, tutta in bypass ma senza buffer. Ed ecco invece quando inserisco il buffer. Rapidamente, chitarra cavo ampli. Pedaliera con buffer. Pedaliera senza buffer. Il suono potrebbe anche non dispiacerti, mangia degli alti, lo attenua un po', ma in un certo senso lo scalda e lo rende più medioso. Non a caso Brian Setzer, per esempio, usa un cavo lunghissimo perché questo effetto difetto lo vuole. Però lui è un caso particolare, praticamente collegato solo all'amplificatore, equalizza per recuperare un po' di acuti e il problema finisce lì. Tu probabilmente vorresti usare anche dei pedali in quella, e qui emerge il secondo problema. Su Accordo ne abbiamo parlato qualche tempo fa cogliendo lo spunto da un bel video di TS Electronic che ti invito a vedere sempre tra le schede. Se non usi un buffer vorrai recuperare gli acuti con l'equalizzazione, tipo così. Quando poi attiverai un pedale qualunque, questo molto probabilmente suonerà troppo brillante, perché il tuo amplificatore è regolato per recuperare tutti quegli acuti. Quindi ti troverai a dover chiudere tutti i toni del pedale e ne perderai quindi versatilità. Qui ci è andata bene perché l'overdrive un controllo dei toni ce l'ha, ma immagina cosa accadrebbe con quegli overdrive che hanno solo controllo di volume e gain. Ecco invece come potresti usare i tuoi pedali in tutta tranquillità e con la giusta equalizzazione se avessi un buffer. Ed ecco ragazzi come ho conosciuto questa nave. Ecco perché ti serve un buffer. Ti è stata utile questa pillola? Hai trovato un modo per fare a meno del buffer e avere comunque un buon suono? Vuoi picchiarmi per la battuta sulla fine arriva mamma? Faccelo sapere nei commenti al video e all'articolo su Accordo.